Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di aprile. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente. Insieme andiamo a scoprire il vostro arcano del mese, l'energia a livello personale, l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze e infine vedremo i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E in descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi usati nella lettura con le recensioni e i link per acquistarli. E adesso procediamo andando a fare un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati. Voi avevate la carta degli amanti nel mese di marzo, quindi può aver portato delle scelte importanti da compiere, anche dei conflitti o delle situazioni complesse da gestire, però effettivamente gli amanti ci dà l'energia giusta, la possibilità di trovare aiuto, sostegno, conforto, un giusto equilibrio e quindi anche di migliorare alcuni aspetti non solo delle relazioni, ma anche con noi stessi per far sì che sia con la razionalità che con il cuore possiamo guidarci nel percorso giusto. E adesso andiamo a vedere il prossimo arcano, cosa ci vuole dire. Andiamo a vedere. È il matto. Matto molto interessante perché può voler dire in questo mese ci potrebbe essere un nuovo inizio. Il matto è la ripartenza proprio da zero, quindi in qualsiasi situazione ci troviamo abbiamo la possibilità di ripartire appunto da zero, magari di fare tabula rasa del passato, e quindi di ricostruire delle esperienze totalmente nuove. Può avere a che fare con il viaggio vero e proprio, sia da non solo programmare per il prossimo futuro, magari anche da compiere in questo periodo. Può avere a che fare proprio con un nostro viaggio interiore, che abbiamo bisogno di liberarci di pesi, di fardelli, di muoverci nelle nostre varie cose con maggior tranquillità e serenità e anche con quel pizzico di follia che a volte serve, soprattutto se vogliamo intraprendere nuovi percorsi. Questa è la vostra energia, la mettiamo qui. Adesso andiamo a vedere quella a livello personale, quindi poi anche più o meno come andrà il vostro mese e poi ci addentriamo nei vari ambiti. Allora, c'è il Papa. Un inizio con il Papa che ha a che fare prima di tutto con la vostra saggezza e quindi ci sono forse alcune cose che avete vissuto e che finalmente vi daranno il giusto equilibrio, la comprensione e la saggezza di sfruttare al massimo alcune esperienze. Non solo, il Papa è mediazione, è confronto, soprattutto in più situazioni o anche nelle relazioni, quindi si può giungere a un accordo per le questioni pratiche, ma anche unire i propri impegni, sforzi verso un progetto, un qualcosa di importante. Quindi direi che è una bella carta, diciamo, abbastanza positiva. Un po' meno il 10 di bastoni, che cosa ci vuole dire effettivamente? O che ci stiamo caricando di troppi pesi, di troppe cose da fare, oppure c'è un qualcosa che ci opprime, un qualcosa che noi facciamo fatica a digerire o a gestire. Quindi qui potete capire voi cosa vi state portando dietro. Forse
È proprio per questo, anche con la presenza della carta della luna, che il matto chiede come energia principale di liberarci di cose del passato che possono influire il nostro presente. A volte quando si ripresentano alcune situazioni oppure stiamo vivendo un disagio o dubbi e perplessità per cose che abbiamo già vissuto, allora perché non darci l'opportunità di vivere in pieno il nostro presente e dare anche un'opportunità di nuovo sviluppo per il futuro? Queste possono mettere a dura prova l'idea che volete attuare sin dall'inizio, e cioè proprio di liberazione. Quindi bisogna lavorare su più fronti, dal punto di vista effettivo, pratico, quindi di scaricare un po' di tensione e un po' di impegni, magari di mettere da parte quelli che adesso non hanno motivo di essere portati avanti, quindi mettiamoli un pochettino da parte e concentriamoci sulle cose più importanti. E poi la luna ci fa capire che dobbiamo connetterci con la nostra interiorità e quindi ascoltare il nostro intuito che funziona alla meraviglia. Però non basta solo ascoltare l'intuito, bisogna anche seguirlo a livello pratico, e lì è la parte più difficile. Quindi la luna ci dice questo e ci dice anche che ci sono dei sogni, dei desideri che vogliono emergere, anche delle verità che vogliono essere ascoltate, vogliono essere viste, e allora ecco perché dobbiamo connetterci proprio alla nostra interiorità, alla nostra zona ombra, proprio per permetterci di liberarci effettivamente di alcune cose che magari ci stanno bloccando. E adesso andiamo a vedere come queste energie si riflettono nei vari ambiti. Cominciamo dall'amore. Amore, coppia single, ricordo che ovviamente ci sono alcune cose che possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti di amicizia e di famiglia. Allora, qui abbiamo il 4 di bastoni, che sicuramente è una carta molto positiva, sia di raggiungimento sia di fase di preparazione, e quindi possiamo gioire di qualcosa, anche magari c'è un evento, c'è un festeggiamento, c'è un qualcosa di bello da cogliere, però è anche una situazione abbastanza tranquilla che è terreno fertile per prepararci a una nuova fase, un nuovo percorso. E infatti abbiamo il 6 di spade e l'8 di coppe. Secondo me ci sta perfettamente anche con quello che abbiamo già visto, e cioè il fatto di allontanarsi, di procedere, di andare oltre a quello che abbiamo a disposizione, quindi di prendere solo le cose più importanti e andare avanti, soprattutto lasciando andare quello che non ci nutre più, quello che ci porta a vivere sempre le stesse situazioni. Quindi non di ostinarsi sulle cose che ormai già sappiamo non funzionano, ci appesantiscono, ci offuscano nel nostro essere e nella nostra razionalità, perché alcune emozioni, è vero, possono essere molto forti, però sono proprio quelle che devono essere comprese maggiormente ed essere lasciate andare. Qui c'è una svolta importante, quindi vuol dire che per le coppie la svolta importante può essere brutalmente per alcuni di voi, non dico di lasciarsi, però di prendersi un momento di pausa, di riflessione, detto o non detto, magari ci state pensando, state valutando e non ancora comunicando questa cosa, oppure siete già a questo passo. Altrimenti, se tutto procede abbastanza bene, magari quello che si sta lasciando andare sono i motivi di stress e di stanchezza
stanchezza proprio per far funzionare al meglio la coppia, e sono quelle situazioni esterne, quelle incombenze, quelle cose che sono veramente fastidiose, e allora sapete che dovete mantenere distanza tra queste cose e le vostre personali, proprio per far funzionare al meglio e quindi rimanere appunto in questa energia delle 4 di bastoni. Per i single, queste vi vogliono dire dove troviamo maggiormente proprio l'energia del nostro matto, che c'è qualche imprevisto, c'è qualche novità, può essere interessante, può non essere interessante. Ovviamente io ricordo che è sempre una lettura generica, quindi può magari iniziare un nuovo percorso di conoscenza, di valutazione e osservazione. Infatti troviamo il fante di spade che ci indica che pian pianino, insomma, stiamo continuando o procedendo con una frequentazione, quindi possono essere cambiate alcune cose sia all'inizio del mese o già da un po' di tempo, e che vi state mettendo pian pianino in questo percorso, anche se nell'incertezza, perché magari avete paura a causa di situazioni precedenti, dove avete sofferto, dove ci sono delle cose che non sono andate bene, però attenzione, attenzione, comunque ci sono carte abbastanza positive. Ci si deve muovere pian pianino, e cioè il matto ci consiglia di buttarci in modo anche folle in una situazione, e di procedere senza pensare già e fasciarsi la testa di cose future, che il futuro ce lo creiamo adesso, quindi non sappiamo effettivamente, quindi è una cosa pian pianino in divenire, però dobbiamo proprio occuparci adesso, partire già col freno a mano, con l'incertezza, con la paura di rivivere certe situazioni del passato. Non si va da nessuna parte. Ovviamente si deve prendere il passato per imparare da quelle esperienze e portarle nel nostro vissuto, quindi andare anche a sviscerare le nostre stesse paure, combatterle, gestirle e guarirle effettivamente. Quindi queste carte vi possono dire che c'è l'opportunità di una nuova relazione o una nuova conoscenza che potrebbe essere importante per il prossimo futuro. Ovviamente ci si deve mettere in gioco. E adesso vediamo l'ultima parte con il lavoro, con le finanze, e vedere se ci sono altre indicazioni che possono interessarvi. Troviamo la carta dell'appeso, magari proprio all'inizio, c'è anche il 2, una fase un po' complessa, soprattutto nella prima parte e anche nella seconda parte, forse varie situazioni, o può essere la stessa, che vi mette nelle condizioni di capire, gestire alcune difficoltà. Può essere una spesa imprevista, può essere un qualcosa che non ancora si è ben definito. L'appeso, ahimè, sono quelle situazioni che ci bloccano a livello esterno, quindi che non dipendono dalla nostra volontà, ma dobbiamo aspettare. A volte può essere dovuto a causa delle lungaggini burocratiche, a volte degli ostacoli posti da alcune persone che vogliono solo dare fastidio e quindi generare conflitto. Altre volte possono essere anche delle cose che non procedono nel verso giusto nel proprio lavoro. Non vuol dire che noi non ci stiamo impegnando, magari stiamo facendo tutto il possibile, però ahimè sappiamo benissimo che ci sono delle condizioni esterne che vanno al di là della nostra volontà. Però attenzione, c'è il 3 di coppe che indica che c'è una riuscita, c'è un ottenimento, c'è una soddisfazione, quindi vuol dire che probabilmente noi stiamo già
agendo per sistemare alcune cose e allora finalmente vediamo i risultati. Lo vedremo alla fine, sì, quindi possiamo festeggiare o migliorare qualcosa delle nostre finanze, nel senso di riuscire a gestire al meglio alcune complicazioni, però appunto sappiamo che possiamo riuscirci perfettamente. Per chi ha il lavoro è ovvio che alcune possono essere difficoltà di gestione, ripeto sempre anche da situazioni a livello esterno, o avere a che fare con delle persone un po' particolari, ci possiamo lasciare andare a vari tipi di aggettivi, probabilmente voi vivendo alcune situazioni potete già capire chi potrebbe essere o che tipo di situazione, però che può migliorare. Nel tempo pian pianino, quindi con un po' di pazienza, andando a cogliere sicuramente delle opportunità che possono saltar fuori anche a livello fortuito, come occasione o proprio perché voi ve la state cercando. Ecco qui la possibilità di rigenerare, di sistemare alcune cose e che hanno bisogno di tempo. Vi ricordo che la temperanza è molto, molto lenta, quindi pazienza, dedizione, cura e procedere e andare avanti. Anche poi per chi è in cerca di lavoro queste carte possono indicare, è vero, delle situazioni complesse, però con delle novità molto interessanti. Quindi vuol dire che, in questo mese sono favoritissime scusate, le iniziative, i nuovi inizi, l'abbiamo visto. Quindi sia per chi vuole vendere, vuole, lasciare andare il proprio lavoro, chi sta cambiando anche, modo di cercare il nuovo lavoro ed ecco qui che saltano fuori le nuove opportunità. Questa è una bella occasione, una bella proposta. Questa è anche un'ulteriore opportunità che vi viene offerta, quindi così totalmente inaspettata. Nel mentre che cercate qualcosa e che state portando avanti questa ricerca, ecco, saltano fuori queste novità inaspettate. Poi spetta a voi quindi con la temperanza capire se effettivamente vi sentite pronti per fare un certo tipo di cambiamenti o di valutare quella che è più adatta a voi. E adesso procediamo con l'ultima parte, quella dedicata ai segni zodiacali particolarmente importanti, cioè quelli che avete a che fare maggiormente. Abbiamo Plutone che si riferisce allo Scorpione, poi troviamo la Luna al Cancro e poi infine Nettuno che si riferisce ai pesci. Cosa vogliono dire? Che non è che non avrete a che fare con tutti gli altri segni, assolutamente sì, però abbiamo già l'indicazione che se non sono usciti vuol dire che più o meno le cose saranno come già le state vivendo, quindi non c'è da aspettarsi grandi cambiamenti di atteggiamento e situazioni. Invece queste sono determinanti, magari nuove conoscenze. Essendo un oracolo astrologico, questi fanno capire che c'è una trasformazione in ambito sociale e di conoscenze, quindi accogliere, aspettarci qualcosa di diverso, ascoltare l'intuito, delle emozioni possono essere molto forti e voi potreste sentirvi molto sensibili, però ci sono delle conoscenze che possono essere molto stimolanti per voi, sia a livello interiore, come dicevo proprio di emozioni molto forti, sia perché magari vi possono aprire a nuove possibilità. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di aprile. Ciao!